Hello. Qui siamo al Giardino Botanico di Granada, che è anche una delle sedi dell'università. Usciamo dal parcheggio dove per 10 euro abbiamo parcheggiato le nostre moto e andiamo verso Malaga. Mentre splende il sole! Granada è stata una tappa speciale, con le sue strade piene di storia e il fascino unico che sa regalare. In particolare di sera, al tramonto. L'appartamento che abbiamo trovato su Airbnb si è rivelato perfetto, comodo e accogliente. In questo viaggio stiamo alternando Airbnb e Booking per avere maggiore flessibilità. Sulla strada per Malaga veniamo travolte da fortissime raffiche di vento. È una sfida che però fa parte della bellezza del viaggiare su due ruote. Ci vorrà ancora qualche giorno perché il microfono del casco riprenda a funzionare. La destinazione di oggi è una casa in una posizione strategica che sarà la nostra base per i prossimi 2 giorni mentre esploriamo questa parte dell'Andalusia. Prego, fate il giro! È un paradiso qua! Vero? So we're gonna stay here and traveling around like a Ronda de Caminito. Camino del Rey, Malaga. Sì. Viaggio in Spagna, ci sarà il sole. Ci siamo svegliate questa mattina e stava piovendo. Poi è smesso e adesso ha ripreso. Non era prevista la pioggia, non abbiamo neanche coperto le moto questa notte. Adesso abbiamo messo l'antipioggia. Però non accenna a smettere. Siamo in provincia di Malaga, a Villa, in questa frazione che si chiama Villafranco, in un posto incantato, con parcheggio moto davanti, immerso nella natura. Vogliamo andare a Ronda, però qua aspettiamo che spiova un po'. No, veramente, guarda, cioè nel male il bene che eravamo a casa. E meno male che dobbiamo fare check-out oggi. Ciao e bentornati sul canale. Con chi sono in questo viaggio? Con la mia migliore amica, Gwendalina. Ciao. Ci conosciamo da più di 20 anni. Esatto. Più di 20 anni e da qualche anno condividiamo anche un'altra passione, che è quella della motocicletta. Ed era un po' di tempo che volevo fare un viaggio in moto con Gwenda, che è una viaggiatrice estrema, ha viaggiato da sola in Sud America, in Centro Asia, in Sud-Est asiatico, dappertutto in tutto il mondo. E questo era un modo per viaggiare insieme. Unire le moto ai nostri viaggi avventura, molto avventura. Esatto, e la sfida è appunto, tu sei abituata a viaggiare da sola. Esatto. Io sono abituata a viaggiare con la Medea, lo sapete bene. C'è una profonda conoscenza che ci unisce. Adesso siamo a Villafranco del Guadalhorce e vi stiamo parlando qua dal 5° giorno di viaggio. Siamo partite entrambe dal Friuli Venezia Giulia. Tu da Trieste. Esatto. Tu da Trieste. Io da Cervignano del Friuli. Con 3 gradi alla Bora, cosa che non era mai successa in inverno. Esatto, e siamo partite con le nostre moto. Quali moto? Io la Tenerella, il Tenere 700 Rally. Tu? Io un XSR 700 versione Legacy. E la destinazione è l'Andalusia. Noi vogliamo esplorare l'Andalusia in moto. Tabernas abbiamo deciso, visto appunto le condizioni climatiche, la pioggia, il nuvoloso, di rimandarla sull'anello del ritorno, sulla strada del ritorno. Abbiamo passato Valencia, ci siamo fermate solo per fare la tratta Tarragona, provincia di Almeria. Abbiamo fatto solo tappe di servizio. E piccolo consiglio per chi viaggia in Spagna: la Spagna ha un sistema stradale molto buono, ci sono le autovie e le autopiste segnalate con la sigla AP e sono a pagamento, le autovie segnalate con la sigla A e il cartello blu non sono a pagamento. Poi c'è tutta una serie di strade, cartello verde con la E oppure le rosse con la N, le nazionali, sono sempre gratuite. Noi abbiamo fatto solo autovie da quando siamo entrate. Strade perfette, 120 km/h con larghe, anche 4 corsie.
Esatto, quindi ottimo. Inutile ottimo. fare le autopiste a pagamento. Esatto, cioè la Spagna la puoi veramente visitare, puoi fare i tuoi trasferimenti in Spagna senza dover pagare, pagando solo la benzina. Io e te abbiamo come serbatoio 2 litri di differenza. Perché la XSL Legacy ha 14 litri. Esatto, Tenere ne ha 16. Per cui diciamo che quando io avrei ancora un po' tutti fermi, quindi alla fine facciamo sempre benzina insieme. La benzina siamo da 1,5, 1,6 in Andalusia, perché in Catalogna era 1,8, 1,9. Siamo arrivate appunto, siamo entrate diciamo in Andalusia. Questa è una cartina che prende l'Andalusia. Murcia era. Abbiamo passato Murcia, abbiamo dormito a Turre, che è in provincia di Almeria. Almeria non l'abbiamo fatta, vediamo ancora. Allora, in questo viaggio nella calda Spagna siamo un po' sfigatelle, perché sarà la quarta volta che in questi giorni ci siamo fermate per mettere l'antipioggia. Non c'è verso, non riusciamo a trovare una giornata senza pioggia e devo dirmi anche freddo, siamo il 29 di aprile oggi. Comunque siamo partite da Turre, questo paesino vicino a Bardenas, che abbiamo rimandato al viaggio del ritorno per goderci di più il deserto di Bardenas, e adesso andiamo verso Granada sperando che il tempo regga. Da Turre abbiamo preso la strada, diciamo, che va a costeggiare la Sierra Nevada dall'alto, e siamo entrate a Granada. Grande arrivo, fa un diluvio, che poi è 8 gradi, che poi si è aperto però col sole. Sì, no, certo, adesso sta uscendo il sole forse. Esatto, infatti era giusto windy. Abbiamo visitato Granada. Siamo arrivate a Granada, dove si può dire che il viaggio inizia davvero. Per arrivare fin qui, da Barcellona, siamo passati attraverso alcune delle tante prove del motociclista. Pioggia, vento, freddo, terrificante. Gente che si era capottata nei tornanti con l'auto. Oggi c'erano 7 gradi, no, cioè io vi ricordo che adesso è il 29 di aprile e insomma, Anche a Granada, che solitamente, essendo alla base della Sierra Nevada, è famosa per la sua escursione termica anche di 15 gradi, ma è comunque, sono temperature fuori dalla media stagionale. Ecco, diciamo che noi abbiamo dormito a Turre questa notte. La strada che passava per Bardenas ed è arrivata qua, ci sono dei punti panoramici sulla Sierra Nevada che aveva tutte le cime erano innevate. Abbiamo preso un appartamento molto bello nel centro, nel casco storico di Granada, con un parcheggio vicino. Che meraviglia Granada comunque. Sì, mi sono Granada è innamorata. gioiello. Granada è veramente meravigliosa e il parcheggio l'abbiamo pagato, un parcheggio al coperto, 10 euro a moto, 24 ore. Sì. Da Granada poi ieri abbiamo lasciato la città e siamo andate appunto verso la provincia di Malaga, dove ci troviamo adesso, a Villafranco del Guadalhorce. Col sole, wow, finalmente! Questa frazione abbiamo prenotato in questa casa che abbiamo trovato, questo appartamento con 2 stanze. Che qua si chiamano diciamo le case rural, cioè le case rurali, Sì. gli effetti. Nelle Sì. campagne, con una discesina tutta brecciolina. Abbiamo prenotato in questo appartamento 3 giorni, ha una cucina, possiamo prepararci da mangiare. Ha un patio. Ha un patio esterno, il parcheggio delle moto è di fronte. E stiamo qua 3 giorni e l'idea è di appunto visitare Ronda. Esatto, oggi. Domani il Caminito del Rei. Estepona e Malaga. E quindi appunto oggi andremo a Ronda, e poi da Ronda la nostra intenzione è scendere sulla costa, andare a visitare Estepona e poi in serata rientrare. E domani invece andare verso il Caminito del Rei, se ci avanza tempo Antequera, visitare Malaga e ritornare. E il 3
lasciare per andare a spostarci più verso sud, verso Tarifa e qui sempre fare base. Questo è il nostro viaggio in Andalusia in moto, con le nostre moto. Gwenda è al suo primo viaggio in moto. Esatto. Io mi ricordo la prima volta che ho viaggiato in moto, il mio primo viaggio in moto, dall'Italia sono arrivata in Georgia, sono ritornata e mi ricordo i primi, dopo 5.000 chilometri ho iniziato a sentirmi abbastanza padrona, ad essere un po' più serena del mezzo, del viaggiare in moto. Non è facile, ci vuole tempo, ma come ti dicevo, quando viaggi in moto ogni giorno incontri talmente tante situazioni diverse che non potresti mai incontrare nella vita di tutti i giorni, dalle condizioni climatiche a quelle stradali, di traffico, di clima, di tutto, che hai una curva di apprendimento. Esatto, una grande fiducia di lei, e se lei mi dice fai una cosa la faccio ed è un successo, quindi bisogna viaggiare la prima volta con qualcuno di cui ci si fida Aiuta. e ascoltare, perché molte volte uno può anche dirti fai così e l'altro non lo fa, magari non so, scivola la moto e non hai fatto, quindi Ascoltare è la cosa, in realtà non è per niente banale, perché magari tante persone vogliono imparare ma poi non ascoltano e non mettono in pratica. Tu sei eccezionale perché ascolti e metti in pratica subito, ma metti in pratica nei giorni, ripetutamente, e metti subito, questo è quello che veramente ti fa crescere, e sei sempre più nelle curve, sei sempre più fluida e desideri avere una guida pulita. sì, esatto, sì. E ci sta arrivando, ma il concetto di crisi che mi hai detto l'altro giorno è bellissimo, del forzare il limite, Sì. del arrivare in situazioni e vivere delle situazioni, non scapparne, ma vivere, affrontare delle situazioni di crisi. Hai fatto quello che abbiamo fatto negli scorsi giorni, con la pioggia battente e il buio anche, il buio. e la scarsa visibilità. Cioè, se hai fatto tutto quello che segue, quindi magari un po' di pioggerellina, la fai Esatto. senza problemi, perché alle spalle un ricordo importante. Ma proseguendo, visto che da domani da oggi pomeriggio arriva il sole, noi lasceremo questo bellissimo luogo il 3 maggio, andremo andremo in provincia di Cadiz, dormiremo a Tariffa, vicino a Tariffa, e faremo un po' lo stesso format di questi giorni. Facciamo base vicino a Tariffa, tra l'altro siamo a 15 minuti dalla Playa de Bologna, si chiama? Esatto. Che è bellissima. L'Andalusia, quando l'avevo visitata, la considero come una O. Uno fa questo giro, quindi è molto comodo, secondo me, fare dipende come uno vuole visitarla, se ha l'auto, se ha la moto, se la gira con il sistema degli autobus, che sono molto efficaci, appunto precisi e puntuali e poco costosi. In ogni caso, noi faremo base a Tariffa e visiteremo la costa, che è molto bella. E Tariffa, tutti sanno, città dei surfisti. Andremo a Cadice, che è la città abitata dai due famosi venti, Ponente e Levante, è una città in cui soffia il vento sempre, e visiteremo anche Jerez e lasceremo poi questa zona per andare in un posto a cui tengo molto e non vedo l'ora di mostrarlo a lei, perché impazzirà letteralmente. E poi appunto risaliremo per la costa, fermandoci di sicuro, vedremo se Almeria, ma di sicuro a Cartagena, che è una cittadina sulla costa piena di luce, molto elegante, con questa passeggiata fino alla Darsena. E poi insomma andremo verso Barcellona e probabilmente faremo magari una tappa in zona Valencia, che è sempre una bella zona, e poi via. Il paesaggio in provincia di Malaga è spettacolare, quasi surreale. Le strade attraversano terre selvagge, con campi infiniti e colline che sembrano danzare all'orizzonte. Abbiamo anche affrontato un po' di fuoristrada. La Tenere è sempre pronta a mangiarsi la polvere, e io con lei. Arrivare a Ronda è stato emozionante. Le sue vie strette, ricche di storia, sembrano custodire un tempo che non esiste più. È la mia prima volta in Andalusia e ogni luogo mi sorprende con qualcosa di nuovo. È tutto da scoprire ed è bellissimo farlo alla guida della mia moto. Come
congelate con 13 gradi inaspettati, devo dire. Siamo arrivate a Ronda, è circondata da mura, dal verde dei monti e da queste case bianche stupende e dal sole accecante. Siamo a Ronda, nella magnifica Ronda, uno dei più grandi puebli blanchi dell'Andalusia, stupenda, costruita su questo altopiano tagliato in due da questa gola del Tajo, ed è imponente, fa impressione quando arrivi e puoi vedere da una parte c'è tutta la Ronda moderna, la Ronda ricostruita più recente. E poi qui dove siamo noi, ovviamente il nostro posto incantato, è la Ronda più antica, la Ronda araba, la Ronda storica, dove il silenzio neanche il vento, che oggi sta soffiando fortissimo, c'è in queste callette, tra queste case bianche curatissime, devo dire. Ronda un'altra città estremamente affascinante dove passare un pezzo della propria vita, secondo me, non 1 o 2 giorni, non una settimana, molto di più, proprio per perdersi tra le sue vie, tra i suoi vicoletti. Noi tra l'altro siamo state anche fortunate perché abbiamo trovato, troverete anche voi a Ronda tantissime piazzette, alcune molto affollate e alcune invece più tranquille. Noi abbiamo trovato una piazzetta molto bella dove abbiamo mangiato un misto di tapas fredde, eccezionale, pagato poco, e siamo state tranquille e adesso torniamo alle nostre motine parcheggiate laggiù in fondo da qualche parte. Una virgola, io di te, è così bello, questo è davvero un posto paradisiaco, perfetto per usarlo come punto di riferimento e girare 3 giorni. Guardate che bella! Hello! Che carini! Sono una coppia svedese che gestisce questo B&B.